Questa catapecchia di bancali è stata costruita provvisoriamente un paio di anni fa per ricoverare bici e accessori. Adesso finalmente è giunta l'ora di smantellarla. In questo nuovo progetto vorrei realizzare una pavimentazione con l'idea di costruire successivamente una tettoia per ricovero bici. Dopo aver sbancato circa un 10 cm di terra, tiriamo i livelli. Ci servirà una staggia e una livella a bolla. Posiamo 2 o 3 mattonelle in fila a livello del piano finito. Manteniamo una minima pendenza per l'acqua e tiriamo una cordicella su tutta la linea. Prepariamo un fondo di terra battuto a 10 cm di altezza dalla cordicella. Facciamo i livelli anche nell'altro senso per arrivare a pari col marciapiede, mantenendo i soliti 10 cm dalla staggia. 10 cm perché ho tenuto conto dello spessore della piastrella che andrò a posare, che è di 6 cm, e di uno strato di ghiaietto dello spessore di 4 cm. Livelliamo bene il fondo sulla base dei livelli appena fatti e camminiamoci un po' sopra per schiacciare la terra coi piedi. Stendiamo dunque il tessuto non tessuto su tutta la superficie per impedire la ricrescita di erbacce e andiamo a prendere il ghiaietto. Il ghiaietto è un 3-5, cioè ogni sassolino ha una lunghezza compresa tra i 3 e i 5 mm. Come il tessuto non tessuto, anche il ghiaietto lo potete acquistare nei negozi di edilizia. Costa davvero poco. Questi 2 bidoni li ho pagati 3 euro e ce ne sono voluti 6 o 7 in tutto per coprire l'intera superficie da pavimentare. Non ci resta che stendere il ghiaietto con un rastrello. Quelle mattonelle che vedete lungo il perimetro sono alte 10 cm. Mi servono giuste giuste per avere il livello del piano finito, 10 cm. Ci appoggerò sopra la staggia e cercherò di stendere il ghiaietto a 6 cm da quel livello. Per livellare il ghiaietto teniamo ora conto di stare a 6 cm appunto dal livello finito. Ecco le mie piastrelle. Queste sono avanzate da una pavimentazione di 3 anni fa e le ho tenute qui. Prima o poi verranno buone, mi sono detto. Sono circa 5 metri quadri più alcuni pezzi e dovrebbero bastarmi. Posiamo la prima pietra. Il muretto alla base sporge ed è irregolare, non è un perfetto riferimento, quindi metto davanti una staggia e seguo questa linea mantenendomi parallelo al muretto. Le piastrelle sono di 4 formati diversi, ma tutte hanno un lato uguale, quindi procedo semplicemente con la posa in linea accostando una piastrella all'altra. È importante ora non camminare sul ghiaietto livellato.
Con una scopa stendiamo la sabbia, quella fine fine che va a riempire le fughe. Questa operazione andrà ripetuta anche nei giorni seguenti fino a riempire bene bene tutte le fughe. Per l'ultimissima fila devo tagliare le piastrelle. Questo per seguire la linea del marciapiede, che è diagonale rispetto al muretto. Guarda le orecchie. Non ho sentito niente anche se ho fatto così. Come sentite, ho una valida aiutante con me oggi. Papi, quando ti serve l'acqua te la posso mettere io? Sì. E questa è andata. Ecco mia figlia che è venuta ad aiutarmi. Siccome le ho detto che c'era polvere, si è messo questo bello asciugamano e la mascherina. Come abbiamo fatto precedentemente sugli altri lati della pavimentazione, chiudo anche questo lato con del cemento. A conclusione faccio un piccolo muretto che mi aiuterà a delimitare e tenere in ordine la pavimentazione. E questa è la pavimentazione finita.